Bentornati a Monte Marzano, c'è un caldo incredibile, a me stanno sui coglioni quelli che si lamentano sempre quando è troppo caldo, quando è troppo freddo, ma è caldo, si fa fatica a lavorare, si fa fatica a muoversi. Oggi quindi non faccio roba molto pesante, sono qua con la mascotte del canale, col nostro Carraro Tigre Track. Vi parlerò di un problema che mi ha fatto un pochino penare, cioè tutto sommato sapete sono contentissimo di questo mezzo. Ho avuto un guasto, ok, questo ve ne parlerò in un altro momento, e ho avuto un grattacapo che mi ha un po' preoccupato, di cui oggi vi racconto, sperando che se anche voi che mi state guardando avete un mezzo di questo tipo, magari possa esservi utile la mia esperienza. Ragnatele, che è un bel po' che non lo uso. Questo modello di Carraro nasce già con i freni idraulici, che è una cosa essenziale, perché in montagna avere i freni meccanici è un po' rischioso. Quindi la parte, diciamo, questo essendo un reversibile mi confondo sempre qual è l'anteriore e qual è il posteriore. Diciamo che questo dove c'è il motore è l'anteriore, quello là è il posteriore. Bene, la parte posteriore ha dei freni a tamburo meccanici, la parte anteriore ha i dischi con l'impianto frenante ad olio. L'olio che viene utilizzato per i freni è lo stesso olio che viene utilizzato anche per l'idroguida e il sollevatore, perché qua sotto vi faccio vedere, questa qua è una pompa a doppio stadio, quindi uno stadio funziona per sollevatore e freni e l'altro per l'idroguida. La parte idraulica mi ha fatto un po' penare, perché si capisce male il livello dell'olio, dopo vi farò vedere da dove si vede, e in più mi succedeva che a volte l'idroguida si bloccava o il sollevatore andava a trattoni. Tutto questo comportava anche che il freno smetteva di funzionare, quindi tra l'altro avevi freni a tamburo meccanici che non erano regolati bene, quindi quelli lì li ho fatti sistemare, almeno quelli sono indipendenti dall'impianto frenante idraulico, quindi ho una sicurezza in più. Ma è importante che anche l'impianto frenante idraulico sia sempre efficiente, quindi mi succedeva proprio questa cosa qua, che qualche volta smetteva di funzionare. Dopo col tempo ho fatto caso che determinate condizioni in cui mi trovavo questo difetto veniva amplificato. Esempio, quando ero con la parte anteriore verso il basso e la parte posteriore verso l'alto, quindi se è girato il volante in questo modo, sto andando in salita, era proprio il momento che completamente smetteva di sterzare, di frenare e di andare sul levatore, quindi mi sono trovato in situazioni un pochino, diciamo, non pericolose, ma da prestare molta attenzione. Ho guardato un'infinità di video YouTube, anche video esteri. Sono passato dal concessionario Carraro, non sono mai riuscito a trovare la ragione, tanto che ero arrivato a pensare, visto che l'olio sembrava a livello, visto che avevamo pulito il filtro dell'olio, sostituito il filtro dell'olio, insomma sono state fatte tutta una serie di manutenzioni, l'unica cosa che mancava era la pompa. E quindi ho detto va bene, proviamo a cambiare la pompa, anche se rischio di buttare via magari 200 o 300 euro per niente. Poi all'ultimo minuto sono andato in officina dove rigenerano la pompa, e dove mi hanno detto no, guarda, questa qua non si rigenera, è meglio comprarla nuova. Gli ho spiegato a lui il difetto, mi ha detto guarda che è strano che sia la pompa, anche lui mi ha ribadito, sembra che in quella condizione il trattore non peschi olio, la pompa non peschi olio, e quindi torna a ragionare sopra, vi faccio vedere il mio ragionamento. Tanto per cominciare, la prima cosa che ho fatto è cambiare il tubicino trasparente dove si vede il livello dell'olio, perché era ingiallito, macchiato, quindi non avevo mai certezza se quello che vedevo era livello o era semplicemente sporcizia. Vi faccio vedere qual è il tubino. Vedete, quel tubino lì l'ho sostituito, adesso vedete che il livello si vede bene, ok? Il livello si vede bene, ma
una cosa strana di questo trattore è che apparentemente il rabocco dell'olio, la sostituzione dell'olio è una cosa molto anomala, non ci hanno fatto un vero e proprio tappo dove andare a raboccare l'olio, bensì quello che ho visto in un video, cosa fanno? Prendono questo tubo che è lo sfiato, lo mettono verso l'alto, ci infilano un imbuto e ci mettono dentro l'olio. Bene. Questa operazione già non mi piace perché quel tubo lì che sfiata olio ci va dentro anche un po' di sporcizia, però visto che è verso il basso la sporcizia non va proprio dentro al serbatoio dell'olio, ma se noi lo andiamo a mettere verso l'alto, ci infiliamo l'imbuto e ci buttiamo dentro l'olio, ci laviamo dentro anche la sporcizia. L'olio andava giù veramente lentamente perché non c'è un altro sfiato da nessuna parte, quindi cosa ho provato a fare? Ho provato a svitare, ve lo rifaccio vedere, provai a svitare il bulloncino della parte alta del tubino trasparente, perché ho detto quando va dentro l'olio, ok, inizia poi a salire il livello, lo vedo dal tubino il quale sfiata aria. Era un casino, mi veniva fuori, dopo un po' mi iniziava a venire fuori olio dal bulloncino che avevo svitato sopra, probabilmente perché andando dentro l'olio lentamente colava verso la parete, quindi si trovava il foro di sotto e veniva fuori. Quindi io dicevo ok, è pieno, e invece no, non era pieno. Quindi dopo la soluzione finale qual è stata? Vi faccio vedere dall'altra parte. La soluzione definitiva è stata quella di svitare quest'altro bullone, vi faccio vedere, quel bullone, tanto che andando a mettere dentro olio dall'altra parte con l'imbuto sfiatava da qua e quindi sono riuscito ad arrivare al livello e non ho più avuto nessun problema di questo tipo, che andesse a trattoni o l'idroguida o i freni o il sollevatore. Quello che però continua a non piacermi è il fatto di mettere dentro olio dalla parte dello sfiato, quindi vorrei non toccare quella parte lì, utilizzarlo come sfiato così com'è e possibilmente mettere qua. Quello che si potrebbe fare è staccare il tubo, girare il raccordo verso l'alto, metterci un altro tubo, metterci l'imbuto e riempirlo in quel modo, però mi rompe un po' le scatole tutte le volte fare questa manovra. Pertanto pensavo, se io trovassi un raccordo diciamo a T o a V, tanto che uno lo lascio sì attaccato al tubo che parte, credo che vada al distributore davanti del sollevatore, nell'altro invece ci metto un altro tubo, lo faccio salire dentro al cofano dove ci metto già un imbutino per fare il rabocco dell'olio in modo semplice. Quindi ora vado in paese, smonto questo raccordo, vado in paese e cerco di capire se trovo qualche cosa da adattarci e proviamo a fare il lavoro assieme. Per voi sono passati 5 millisecondi, per me sono passati 5 giorni a girare per dei negozi. Sono andato infatti su al paese, quello che speravo di trovare era praticamente un pezzo fatto così a occhiello, doppio, con l'attacco per il tubo del 12. Esiste ma non si trova, quindi in paese mi hanno detto prova ad andare in città a Modena, mi hanno dato un paio di negozi, sono andato in entrambi i negozi, non esiste ma non si trova. Quindi ho detto va bene, al posto di questo ci metto un T con dentro maschio maschio, ma non funziona ugualmente perché con il raccordo maschio maschio si allunga di molto e qua dietro passa il leveraggio della frazione, quindi non ho spazio, non posso allungarmi in questo lato. Quindi l'unica soluzione rimasta è lascio questo tubo con uno spezzone di tubo e sotto ci metto un T praticamente fatto così, quindi sarà così, esce dal trattore
questo è il tubo che va al distributore del sollevatore e qua ci sarà il tubo per fare il rabocco dell'olio. Ecco fatto, finito. Ho fatto prima a montare i pezzi piuttosto che andarli a trovare. Vi faccio vedere com'è venuto. Ok, qua c'è l'attacco originale, tubo scende, il T, tubo prosegue, tubo che ho aggiunto io, sale, passa qui. L'ho lasciato lungo perché vi ricordate che il Carraro è oscillante, quindi questa parte si muove rispetto alla parte posteriore. Momentaneamente ci ho messo un imbutino, andiamo ad arraboccare l'olio, poi dopo tolgo l'imbuto e ci metto un tappino. Andiamo a vedere quant'è il livello adesso, è un po' bassino. Allora, il livello va controllato, chiaramente trattore in piano con sollevatore abbassato. L'olio che si utilizza è un multifunzione 1030. L'ho sterzato perché così si vede meglio il livello dell'olio dall'altra parte. Ok, guardiamo qua, si vede non benissimo, comunque a parte che c'è una bollicina lì, ma il livello è lì. Togliendo la bollicina più o meno il livello sarà lì, quindi andiamo ad aggiungerne un po'. Va giù lento, ma va giù. Perché? Perché adesso scende dal tubo lentamente, perché dall'altra parte c'è lo sfiato. Invece quando andavo a metterlo dal lato dello sfiato c'era dentro pressione in pratica e quindi non entrava. Qui adesso ci farò un tappino, ma adesso non ho tempo. Nastro americano. La riparazione, la ricordate? Vi lascio qua il video in alto sulla vostra destra. Ok. Bene, vedete, in queste condizioni, quando il Carraro era molto in salita con il motore verso il basso, non pescava olio, quindi andava a trattoni lo sterzo, andava a trattoni il sollevatore, ma quel che più importa, i freni idraulici facevano quel che potevano. Ho quelli meccanici, ma non sono affidabili come quelli idraulici. Spero che questo video sia stato interessante soprattutto per chi ha questo tipo di trattore e chi ha sofferto come me sul discorso rabocco olio. Mi raccomando, commentate. Buon Monte Marzano a tutti.